Buongiorno ragazzi, oggi video diverso dal solito. Allora, siamo fermati un attimo con il cubetto nel posto giusto perché è un bel posto selvaggio, bucolico, e quindi qui possiamo fare finalmente un bel tour della macchina su cui stiamo vivendo ormai da diversi mesi. Dopo tanta Italia siamo sconfinati nei Balcani e adesso è il momento di parlare proprio a fondo, anche perché il cubetto non è lo stesso cubetto con cui siamo partiti alla fine. No, abbiamo fatto delle aggiunte che non abbiamo neanche fatto mai vedere nei video, che però sono importantissime. Potevamo lavarlo, potevamo farlo carino, invece no ragazzi, proprio reale, guarda quanto l'ha spangata, tutto bello lercio, perché questa è la realtà. La realtà, noi siamo fan della realtà. Lui è in viaggio come noi, quindi ovviamente guarda come è conciato. Penso che sia il momento in cui è conciato peggio da quando ce l'abbiamo. Prima di arrivare a parlare del cubetto, anche per capire un po' meglio perché abbiamo scelto lui come compagno di viaggio, facciamo un po' un passo indietro a quello che è la nostra storia. Allora, noi siamo partiti nel 2018, zaino in spalla, alla volta del sud-est asiatico. Avevamo solo un obiettivo che era quello di viaggiare con 10 euro a testa al giorno, quindi ci siamo imposti solo il budget. Per il resto l'itinerario era libero. Abbiamo fatto appunto tutto il tour del sud-est asiatico e poi ci siamo fermati in Messico per colpa della pandemia. Siamo rimasti lì e lì ci è venuta un'idea, quella di volare negli Stati Uniti e acquistare il nostro primo mezzo, cioè la Carmencita, una Ford Escape che abbiamo camperizzato. Era la nostra prima volta a vivere e viaggiare all'interno di un veicolo, più nello specifico una macchina. Abbiamo con lei girato Stati Uniti, Messico e Guatemala e poi siamo tornati in Europa e è arrivato in quel momento il mitico Biagino, il minivan più piccolo del mondo, un Piaggio Porter del 1995 che abbiamo camperizzato, è diventata la nostra casa ancora una volta per viaggiare verso est. Con lui siamo arrivati incredibilmente fino in Armenia, quindi attraversando tutti i Balcani, tutta la Turchia per arrivare poi in Armenia, dove l'abbiamo parcheggiato e lasciato un anno in stand-by, mentre noi abbiamo continuato ancora zaino in spalla e autostop a viaggiare Iran, India e altri paesi. Siamo tornati a riprenderlo, siamo tornati in Italia e l'abbiamo salutato. Poi cosa è successo? Siamo ripartiti di nuovo, questa volta però abbiamo deciso di cambiare mezzo, cioè ci siamo fatti in moto sia il Vietnam che il Giappone, moto e tenda per il Giappone. È stata una nuova avventura per noi questa, ci ha messo alla prova in un altro modo, prima poi di andare in Australia, dove è tornata la camperizzazione di un mezzo, in particolare anche in questo caso una Ford Escape che abbiamo chiamato Orietta, quindi la nostra casa su 4 ruote è stata lei in Australia. E poi eccoci qui adesso con lui, il cubetto, siamo arrivati proprio a lui, il cubetto. È anche lui una macchina, ma non è una macchina, è un van, ma non è un van. È tutto, è un po' tutto ragazzi. E niente. Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. In tanti vi chiederete perché una macchina, perché vivere in 2 metri quadrati, perché questi sono, diciamo che abbiamo proprio uno spazio di 2 metri per 1 metro e qualcosa, quindi è uno spazio veramente piccolo. Ma perché? Perché lo facciamo? Per tantissimi motivi ragazzi, e su questa decisione siamo veramente convinti, perché dopo tutti gli anni di viaggio in Asia con soltanto uno zaino addosso o comunque in motorino, in tenda, ci si rende conto ragazzi di quante poche siano le cose fondamentali che dobbiamo avere ogni giorno, sia per viaggiare che per vivere. E quindi secondo noi la scelta migliore è proprio quella di una macchina che ti consente di avere il giusto, il minimo necessario, non di più e non di meno. Anche il fatto che sia una macchina piccola, più facile da spostare, più facile per muoversi, più facile per parcheggiare, più facile fare qualsiasi cosa con una macchina, non si dà nell'occhio, si può campeggiare dappertutto e nessuno ti noterà perché sei una macchina normalissima come tantissime altre. È proprio la soluzione che secondo noi è fondamentale, è il viaggio zaino in spalla applicato alla van life, cioè quindi veramente il top. Allora, noi utilizziamo questo stile di viaggio soprattutto nei paesi un pochino più costosi. Per esempio, come diceva Angela, abbiamo comprato la macchina negli Stati Uniti, in Australia e adesso in Italia. È la soluzione migliore perché ti permette di risparmiare tantissimo in questi paesi. Ma arriviamo al dunque ragazzi, cosa abbiamo comprato? Questo è un Fiat Cubo del 2014 che abbiamo comprato con 118.000 km, un motore diesel 1300 che ci sta dando diverse soddisfazioni. Multijet 1300, allora
Allora, non tanto per le prestazioni in sé, nel senso che chiaramente è un motore piccolino, quindi in salita un po' arranca, non è velocissimo, non è super reattivo, però l'abbiamo comprato anche in ottica del fare tanti chilometri, e quindi dal punto di vista dei consumi è veramente ottimo, e anche chiaramente dell'affidabilità. Pensate che fa 23, 24, anche 25 km con 1 litro, ragazzi, e quando fai tanti chilometri sicuramente è un'ottima scelta. Iniziamo a vedere come abbiamo organizzato tutti gli spazi per viverci all'interno. Allora, questa è la parte davanti, i sedili, lato guida, lato passeggero. Una grande cosa è che c'è un vano portaoggetti gigantesco, infatti si vede carta igienica in primo piano, utilissima, ma anche dei caricabatterie. Questa è la parte fondamentale, e so che suona una cosa banale, ma al riscaldamento l'aria condizionata che funziona. Ecco, non è per niente banale. Ma per noi non è così scontata questa cosa. E qui abbiamo poi la cassetta qui Bluetooth che utilizziamo per ascoltare la musica, perché comunque non c'è la possibilità di collegarlo direttamente alla radio, che è questa qui, e quindi ci abbiamo provato in vari modi. Questa ci è sembrata la parte migliore. Ovviamente accendisigari compresa per caricare i cellulari, e anche questo spazio dove abbiamo una bella bottiglia d'acqua che riempiamo quando troviamo delle fonti di acqua potabile. Vai sulle cose più importanti, mi raccomando. Allora, ovviamente le mitiche 3 palle che vengono con noi dal Guatemala sono un po' dei portafortuna che spostiamo da un mezzo all'altro, perché sono sempre con noi. Le 3 palle. Le 3 palline. Abbiamo anche in questo caso la piccola aggiunta che è la quarta palla? No, è un cuoricino, un cuore. all'uncinetto. E poi ovviamente anche lui, che avevamo anche sul viaggino, abbiamo ricomprato apposta, ragazzi, che è il coprivolante meno sobrio della storia, con tutti i fiorellini e le coccinelle. Questa è l'organizzazione della macchina mentre viaggiamo. Abbiamo ben 3 assetti, ragazzi: quando viaggiamo, quando mangiamo e quando dormiamo. Quindi quando viaggiamo il cubetto si presenta così. Qui abbiamo i 2 cuscini che usiamo anche per dormire, sono i nostri cuscini. Qui abbiamo il materasso in 2 parti, diviso in 2 parti. Questo è rotolato e piazzato proprio sotto questa base che abbiamo creato noi in legno. E qui questa roba qua è la cosa più importante, più interessante che abbiamo fatto in questa camperizzazione, perché è utilissimo. Puoi mettere la roba, puoi spostare, ti torna sempre utile. Puoi buttare dietro quando non sai dove mettere le cose, le lanci lì. È di nei una momenti comodità. di sconforto, diciamo. Poi qui dietro abbiamo 2 fioriere abbiamo acquistato. Anche questi, ragazzi, sono la genialata. Abbiamo provato scatole, non scatole, misure, forme differenti, e alla fine le uniche che funzionavano erano queste. Tutto bloccato con delle corde, non c'è niente di fissato, non ci sono buchi nella macchina, è tutto removibile. Questo è fondamentale in Italia, anche perché secondo la legge italiana questa non è una vera e propria camperizzazione, perché è mobile. Le camperizzazioni vere e proprie, che poi sono anche vietate dalla legge, non si potrebbero fare sulle macchine o sui van, perché altrimenti andrebbero omologati. Queste non sono vere e proprie camperizzazioni, e quindi non c'è nessun problema da quel punto di vista. Qui mettiamo tantissima roba. Questo è tutto ciò che ci serve per la colazione. Abbiamo l'olio, l'aceto, il sale, eccetera, le posate nella scatola, ecco, che non si muovono troppo. comodità totale. Dall'altro lato invece abbiamo le cose del bagno. Sì, abbiamo, allora, vabbè, questo che è quello per lavare i piatti, delle salviettine, asciugamani, abbiamo il nostro beauty, eccolo qua, e poi questa che è una delle taniche che abbiamo a bordo. Siamo passati adesso alle misurazioni. Attenzione, perché abbiamo 3 assetti, sostanzialmente perché è troppo corta per lasciare sempre tutto aperto, perché diciamo coi sedili in posizione di guida è qua 154-55 scarsi. Sì. Per questo motivo non possiamo lasciare aperta tutta la struttura che abbiamo creato, cioè quella che ci permette di aprire appunto il materasso. Ma prima di parlare della struttura parlerei del fatto che ci sono delle scatolotte qua dietro. Allora, innanzitutto cosa sono tutti questi cosetti? Contenitori. Abbiamo 4 contenitori che comodissimi, ragazzi, perché anche questi li possiamo prendere, lanciare, spostare. Sempre antistress, ma non solo, direi che non è la loro funzione. Sono anche morbidi, tornano sempre utili, e abbiamo tutto ciò che ci serve per vestirci. È il contenuto di tipo 2 zaini, no? Sì, esatto. Abbiamo tutto ciò che serve. Ed è organizzato anche in modo che si può trovare tutto, tipo il giallo e la biancheria, queste sono le magliette, là ci sono i pantaloni. Paolo non l'ha ancora imparato dopo tutti questi mesi, no. Però la divisione c'è, esiste e funziona.
gira. Abbiamo i merdem, che per chi non conosce il canale sono degli sgabelli. Questi sono leggerissimi e fai così e sei già pronto per sederti nella natura. Ecco. Poi E a cosa serve? Perché si chiamano merdem? Si chiamano merdem per un motivo, perché noi quando abbiamo comprato gli sgabelli, quando avevamo il viaggino, eravamo in Turchia, compriamo questi sgabelli che non erano questi, ma quelli più di plastica che si chiudono e diventano piatti. Poi mentre li apriamo ci accorgiamo che c'era l'etichetta col nome e si chiamavano merdem. la marca merdem. E quindi abbiamo detto, perfetto, da allora per noi tutti gli sgabelli si chiamano merdem e sappiamo che anche tanti di voi ormai li chiamano merdem, perché ci avete scritto anche nei commenti ho comprato i merdem, quindi perfetto direi. Mentre tu parlavi di merdem, ragazzi, Ecco. io ho portato avanti il sedile e l'ho girato velocissimo. Quindi Velocissimo nonostante sia molto analogico, perché si gira la rotellina così. pensavamo peggio, Sì. È meno scomodo di quanto si possa pensare. Abbiamo recuperato quei 20 centimetri e quindi siamo arrivati a 1,70. Se vuoi prendo il metro, che adesso però me lo sono perso. Ecco, a posto. Dove è finito il metro? Eccolo qua. Eccolo qua. Quindi- Mentre tu misuri, volevo parlare invece di queste, che sono le scatole, ne abbiamo due, una da questo lato e una da quest'altro lato, sempre con il merdemino sopra, e in questo caso anche la cucina, e qui abbiamo tutte le cose che servono per la cucina, quindi da questo lato le provviste di cibo, da quest'altro invece, oltre proprio alla cucina, abbiamo anche piatti, pentole e stoviglie varie. E poi soprattutto c'è lui, anche lui viene con noi da tantissimo tempo, l'abbiamo comprato durante il nostro viaggio di nozze nel 2017 e ci mettiamo un po' tutti i sacchetti, le creme, quello che può servirci così. Angela, sono pronto. Quant'è? 1,72. 1,72 è la lunghezza massima, e la nostra fortuna qual è? Che Siamo sei piccini. piccoli. No, 1,70. Siamo 1,70, 1,71 perché Paolo Allora. Vara sulla carta d'identità ha fatto scrivere 1,71, ma non ci crede nessuno. 71 assolutamente, misurati, rimisurati. Comunque ci stiamo giusti, siamo giusti. Per fortuna non siamo alti 1,90, 2 metri, Sì. ecco. Volevo rispondere a qualcuno che ci ha chiesto, ma secondo voi se sono alto 1,75 ce la posso fare? Ma sì. La realtà è che sì, perché comunque è largo, quindi si può stare anche in diagonale, soprattutto se sei da solo. Io ho dormito qui dentro da sola, dormivo in diagonale e stai proprio che è un pasciaro. Allora, tu mi dici largo e io te Largo. lo misuro, Angela, guarda qua. Ormai gli hai presa la mano col metro. Siamo a 1,30. 1,30 nella parte più larga 1,70 per 1,30. e nella parte più stretta invece è 1 metro, perché qua c'è la parte delle ruote, quindi vabbè. questa parte qui è un pochino più stretta. Sappiamo le misure perché abbiamo dovuto tagliare i materassi su misura. Questa è la seconda tanica di acqua, che è di 5 litri. Qua abbiamo una bottiglia extra e questa è la batteria, ma ne parliamo dopo. Altro spazio fondamentale è quello che c'è sotto i sedili e lo utilizziamo parecchio, soprattutto da questo lato dove abbiamo tutta una riserva di cibo, anche qua sotto, pasta, avena, salviettine, fazzoletti, un po' di tutto. Ci sta un po' di roba, ce ne sta un bel po'. Se stai attento ti incastra tutto quanto. Qua è tutto un Tetris, ma devo dire, allora io ho sempre avuto questa cosa, no? Bisogna essere ordinati. Per vivere così devi stare un po' più attento, devi mettere le cose un po' in ordine, non devi essere uno che... E soprattutto devi mettere sempre tutto nello stesso identico posto, perché sennò non lo troverai mai più. È finita. È così. Per oscurare perfettamente la notte dobbiamo chiudere chiaramente la tenda. Questa è una tenda che abbiamo applicato ed è sempre fissa, molto comoda, facile da aprire e da chiudere. Poi tutti i vetri sono oscurati, sia questi che questi e questo. Quindi totalmente neri questi vetri, ci permettono di non avere tantissima luce. Ma comunque prima di andare a dormire andiamo a mettere le tende, perché abbiamo delle tendine che riusciamo a fissare con delle calamite. Quindi tiriamo fuori queste tendine piccoline e le fissiamo in 2 secondi e all'interno è completamente oscuro e silenzioso. Chiaramente ogni tanto possono capitare delle mosche, delle zanzare che devo prontamente eliminare prima di andare a dormire. Restando in tema di zanzare e calamite, abbiamo anche comprato queste zanzariere, sono quelle che si trovano nei negozi fai da te. Le abbiamo tagliate a misura, la misura delle 2 porte laterali, e le blocchiamo per evenienza con le calamite, le stesse che usiamo poi per le tendine, quindi una cosa veloce, pratica, economica da fare. Arriviamo adesso al secondo assetto, cioè quello del giorno. Per noi era fondamentale poter cucinare all'interno, perché allora tendenzialmente si può cucinare fuori, appoggiamo la cucina sul merdem e si cucina fuori. Il problema è che le condizioni spesso non sono favorevoli. Penso a quando piove, quando fa freddo, quando c'è vento, diventa difficile cucinare fuori, e quindi abbiamo
abbiamo l'opzione all'interno, o meglio abbiamo due opzioni in realtà. Allora, o mettiamo qua la cucina. Questa cucina, ragazzi, credo che la conosciamo tutti quanti, si trova ovunque, funziona con delle cartucce che non sono ricaricabili, quindi una volta che finiscono le devi cambiare. Noi ne abbiamo comprato un bel po', quindi ce ne abbiamo un po', siamo tranquilli da quel punto di vista. Fa velocissimo, perché questa adesso la metto al massimo della fiamma e fa bollire l'acqua in un secondo. Oggi facciamo una cosa molto semplice, la pasta. Sì, non che in genere facciamo ricette complessissime, questo è fondamentale, cioè facciamo cose molto semplici, non so, cuciniamo 2 verdure, le mangiamo col pane, facciamo cose proprio semplici. Riso, la pasta, sughi pronti, quelle robe lì, non è che ci mettiamo a fare robe. Esatto. Comunque la possiamo mettere sia qui, la cucina, che qua sopra, qua il mega ripiano. Noi adesso in realtà lo troviamo un po' più comodo per mettere la roba, però si può anche mettere la cucina qui, sia da questo lato che dall'altro lato. Si può aprire il portellone, mettere la cucina e cucinare in piedi stando fuori, come se fosse il banco di un bar, il banco di una cucina. E quindi comunque quando mangiamo fuori invece tiriamo fuori i merdem e riusciamo anche a fare un bel tavolazzo dove possiamo sia cucinare che mangiare. Abbiamo mangiato anche in 3 quando è venuto Mauro a trovarci e ci siamo seduti su questi mini merdem in questo mini tavolino tutto molto mini ma molto carino. Allora, detto questo, adesso noi stiamo cucinando all'interno, stiamo facendo bollire la pasta, vedete che già sta per bollicchiare. Buttiamo la pasta e poi si fa col pesto, una cosa così, pam pam pam. Detto fatto, ragazzi, guarda qua che bel pastone, una goduria, una ricetta difficilissima questa, però è buona. Che poi diciamocelo, spesso e volentieri non usiamo neanche la cucina perché ci facciamo delle insalate veloci, soprattutto d'estate con il caldo, e poi ci piace sempre assaggiare la cucina del posto sia in Italia che all'estero, quindi spesso mangiamo fuori. Dopo aver mangiato, ragazzi, passiamo all'ultimo assetto, quindi uno ha mangiato, panza piena, si mette qua, si mette comodo, ci si può sdraiare comunque, fa così, anche un sonnellino si può fare. Detto questo, si passa alla dormita vera e propria. Quindi che cosa si fa? Quindi allora spostiamo questo, cominciamo a riassettare i nostri cuscinotti, i contenitori, perché allora ne abbiamo costruito una struttura che è in legno, eccola qua sotto questa coperta che abbiamo messo, questa struttura in legno con dei piedini sotto la quale abbiamo poi tutto l'altro spazio di cui non abbiamo ancora parlato, ma che è tantissimo, perché è appunto tutta la parte che c'è sotto il materasso in questo momento. Fatta questa struttura, comunque ragazzi trovate i video della camperizzazione con tutte le misure precise e come l'abbiamo fatta. La struttura va completata perché manca appunto un pezzo. Cosa abbiamo fatto noi? Prendiamo questi contenitori e li usiamo come base del letto, appoggiandoli appunto sulle scatole che usiamo come dispense. Questa è una tecnica che abbiamo elaborato col tempo, quindi sai un po' più o meno dove mettere le cose, come metterle, quando ti dà fastidio, quando non ti dà fastidio. E quindi adesso infiliamo anche i merdem perché fuori non si possono lasciare, ovviamente. Adesso è tutto pronto per mettere il materasso. In pratica dobbiamo aprire soltanto la seconda parte, perché essendo in 2 pezzi soltanto questa che va messa, sistemata, l'abbiamo ricoperto con, è un materasso di gomma piuma che abbiamo ricoperto con questi che sono in pratica i copripiumini, ecco, per bambini in questo caso, cuscini davanti, e questo è il letto. È fatta, ragazzi, si dorme, e come si dorme benissimo. Va chiusa tutta la parte davanti, bisogna appunto applicare tutti questi Reflectix, non conosco bene il nome, però ecco, noi riusciamo a chiudere tutto. Sono gli oscuranti, sì, sono gli stessi che si usano per il sole, li abbiamo tagliati a misura, quelli per i finestrini laterali, e invece quello grande che va sul parabrezza davanti l'abbiamo acquistato in un negozio di oggetti per auto. Qui dietro abbiamo anche recuperato uno spazio per una coperta bella pesante che devo dire è stata utilissima in questo viaggio, perché pensavamo d'estate farà caldissimo, in realtà no, l'abbiamo usata praticamente quasi tutti i giorni. E qui sopra invece abbiamo queste lucine, sono lucine che si ricaricano con l'USB, adesso si vede poco perché comunque di giorno si vede pochissimo, ma hanno tutti i LED che abbiamo utilizzato per far fare il giro di questa parte della macchina. Di giorno ovviamente non rende l'effetto, ma di sera sì, se avete visto qualche video
già le conoscete, perché comunque in genere il finale ci salutiamo con le lucine del cubetto. Anche da sono particolarmente orgoglioso di questo aggancio, devo assolutamente mostrarlo. No, la coperta messa qui non occupa nessuno spazio, è comodissima, e poi la chiudiamo con questo gancetto che riusciamo a bloccare dietro e anche qua, quindi questa non si muove mai, sembra quasi di non averla. La sera arrivi col freschino e in un secondo sei coperto, è veramente una goduria. Da qui dietro si vede perfettamente come è fatta la struttura. Questa è la struttura che abbiamo fatto, questi sono 15 cm, massimo 20, e qua sotto ci stanno tantissime cose. Partiamo chiaramente dagli attrezzi che possono servire per la macchina, i cacciaviti, i martelli, eccetera eccetera. Qua abbiamo un filo che può sempre servire, qui abbiamo tutte le bombole del gas della cucinetta, qui abbiamo i cappotti, abbiamo i sacchi a pelo, abbiamo addirittura una tenda che abbiamo anche utilizzato con Mauro quando è venuto a trovarci in Calabria. E la stanza degli ospiti, la tenda. La stanza degli ospiti. E qui appunto per quanto riguarda la stanza degli ospiti abbiamo addirittura il materassino gonfiabile. Non sono seduto su un Merdem ma su una batteria, ragazzi. Questo qualcuno magari se la ricorda, è una batteria 1000 watt che abbiamo utilizzato anche nell'ultima parte del viaggio con il Biagino. L'abbiamo recuperata, è piccolina, compatta, riusciamo a farla stare in macchina. E allora è 1000 watt, quindi non pesa neanche tantissimo e non occupa tantissimo. È una specie di grande power bank, ci serve per ricaricare poche cose, i cellulari, il drone, la camera, basta. Il computer una volta ogni 1000 anni. Si ricarica, essendo piccolo, anche velocemente, anche con il pannello solare che è questo qua, anche questo piccolino. Adesso proviamo ad aprirlo, lo metto sul tetto, così è così che funziona bene o male. Ogni tanto ci mettiamo lì un paio d'ore la mattina e ci ricarica tipo il 10, il 15%, che è una cosa veramente, ripeto, per noi soggettivamente è perfetta. Paolo si è arrampicato, ma in realtà sta semplicemente aprendo il pannello che ci sta perfettamente sul tetto del cubetto. Se non casca giù mentre fa questo lavoro. Finito, ragazzi, un cavo che va a finire qua dentro e basta. La puoi dimenticare per un po' e lei si ricarica. Arriviamo adesso alla questione più discussa e più delicata di tutte, cioè il bagno. Come facciamo a vivere sul cubetto senza un bagno? È una delle questioni che richiama anche più commenti e più domande e più curiosità in generale. Allora, ci sono diversi modi. Partiamo da quelli più base per quanto riguarda proprio il bagno, cioè l'utilizzo dei bagni pubblici, che sono più diffusi di quanto uno possa pensare, perché poi quando ti serve ti rendi conto che ci sono tanti posti dove poter correre, diciamo, all'occorrenza. Allora, ragazzi, i bagni sono in tutti i bar. In Italia sono in tutti i supermercati, sono veramente diffusi e chiaramente, ecco, abbiamo bevuto tanti caffè, devo dire la verità, abbiamo bevuto certe volte il caffè, l'abbiamo bevuto nonostante non avessimo tantissima voglia di caffè, però abbiamo usufruito del bagno. Vabbè, esatto. Quindi i bagni sono un po' dappertutto. Poi c'è la natura e il cacca kit, che è una cosa fondamentale. Allora, natura cosa vuol dire? Che noi abbiamo questo che chiamiamo cacca kit, che è praticamente una sacchetta in cui è contenuta una paletta, un pacchetto di salviettine, un sacchetto e una rotola di carta igienica. In pratica, quando si fa la buchetta, si fa quello che si deve fare, si chiude la buchetta, carta igienica e salviettine si mettono nel sacchettino e poi si butta via tutto, non lasciando tracce in natura, se non naturali, diciamo, ecco. Questa cosa ovviamente va fatta non in mezzo a una città, non è una cosa che puoi fare in città, ma puoi fare se sei nella natura, quindi se sei in spazi molto ampi. Devo dire la verità, non è successo spesso di utilizzare questo metodo. No. Abbiamo usato molto di più quello dei bagni pubblici o dei bar o dei supermercati. Poi c'è anche un altro metodo in realtà e ce l'ho in mano. Questo è il metodo d'emergenza, lo chiamiamo così. Questo è un secchio richiudibile. Ovviamente Paolo fa questo sorriso perché lo sa che è arrivato il momento della dimostrazione, che a lui piace tanto. Ogni volta che può fare la dimostrazione lui è contento. No, vabbè, allora semplicemente questo lo usiamo soprattutto per fare il bucato. Il 99,9% delle volte lo usiamo Periodico. per fare il bucato, sì. Ma può capitare una volta tipo all'anno Sì. di avere veramente un'emergenza e non avere altre possibilità. E Tipo allora, che sei, non so, in centro città, c'è altra gente, cioè sei in centro città, non ci sono i bagni pubblici e diciamo l'emergenza, questo è l'alternativa che abbiamo trovato. noi diciamo siamo abituati ad andare nelle turche, nei bagni Sì. peggiori del mondo, Sì. nelle cose più terribili, abbiamo visto cose. Ecco. Quindi fare una cosa del genere in un secchio si può anche fare, ecco, non dico che sia comodo,
Anche perché questo è il metodo. Allora, il metodo Turca ti dà la possibilità di avere delle ginocchia comunque abbastanza pronte a fare questo movimento. Flessibili, ecco. Flessibili. Quindi quando si ricopre il tutto con una busta nera di quelle un pochino più spesse, quelle un pochino, d'altronde ci sono cose... Per evitare perdite, diciamo. Ci sono cose poi importanti di un certo peso che vanno tenute, ci vuole qualcosa che sia in grado di tenere, altrimenti è un patatrack, Esatto. che nessuno vuole. Dopo la ricoprizione, Sì. con la busta nera si fa semplicemente una cosa, cioè una cosa così, ecco. Tutto questo lo facciamo all'interno del cubetto, ovviamente, non all'esterno, non avrebbe senso. Tu me lo stai dicendo, me lo stai chiedendo? No, non te lo stavo chiedendo, Me però lo stai chiedendo? E in io realtà lo farò. no. Vuoi dimostrazione pratica? Dimostrazione Eccolo. pratica all'interno. Spostando un po' le cose, adesso questa è una versione rapida, diciamo, però Si fa quello che si deve fare, ci si può anche attaccare. Ah! esagerato. E quindi rilasciare tutto ciò che si ha dentro. Allora, Questa è sempre, ragazzi, situazione di emergenza, lo ripeto, emergenza. posso dire, non è mai successo. Non è mai Esatto, successo. Quindi esatto. è una cosa veramente molto remota, però ecco, Ti eventualmente dà un senso anche di tranquillità, Esatto, sapere che in alternativa qualcosa puoi fare. Ecco. Passiamo alla doccia adesso? Passiamo alla doccia. Questa è un'aggiunta che abbiamo fatto piuttosto di recente. Un telo blu misura 4 metri per 3, 4 per 3, ok, che attacchiamo in pratica al portellone aperto, cioè abbiamo misurato e è molto largo il portellone del cubetto, è un vero e proprio cubo, quindi cosa si fa? Si apre tutto il portellone e lo si aggancia nella parte alta, quindi mettiamo dei ganci lì, esatto, lo facciamo girare tutto il telo sopra e arriviamo di qua e chiudiamo e abbiamo uno spazio di privacy. Altra cosa, che usiamo le calamite per fissarlo, quindi queste calamite le infiliamo qua sopra e il telo rimane bloccato perfettamente. Mi sento un hostess. Più o meno così. Vabbè, fatto sta che poi ti trovi all'interno di una camera completamente, nessuno ti può vedere, vetri oscurati, chiuso dietro. Sì, Qua hai uno spazio che è questo. è abbastanza largo, sì. Allora, Per perché fare non la lo doccia. stiamo facendo adesso? Perché dove ci troviamo in questo momento c'è un sacco di vento, C'è quindi troppo vento. con il vento non è praticabile questa cosa, quindi va anche scelto il posto giusto. È praticabile volendo, comunque si può bloccare, Sì. perché comunque avanza anche, quindi potresti anche bloccarlo con delle pietre, delle cose. È abbastanza semplice. L'abbiamo usato questo diverse volte, devo Sì. dire, come metodo. Sì, anche se Ha la maggior funzionato. parte delle volte non l'abbiamo usato, perché magari arrivi in un posto che sei molto isolato, ci sei solo tu, non hai neanche bisogno di aggiungere privacy, voglio dire. In mezzo agli alberi e devi avere una buona dose di sti cazzi. E dici, vabbè, Non c'è nessuno. come facciamo poi? Come facciamo? Allora, in genere adesso, dopo tanti anni, il metodo più comodo, più veloce in assoluto, non devi attaccare, staccare, fare, dire niente, è fare così. C'è una persona delle due che aiuta l'altro Sì, e diciamo esce l'acqua goccino d'acqua. e quindi si fa un po' la doccia alla française. Non me ne vogliano i francesi, però ecco, si dice così, diciamo alla francese. Si fanno Punti i calienti, punti diciamo. importanti, le Esatto. zone focali, Le zone focali, le sì. zone quelle Abbiamo capito lì. che quelle lì. richiedono più lavoro, diciamo. Ma non solo, perché poi capitano situazioni un po' più rilassate dove poi Sì, esatto. non c'è problema, non devi fare in fretta, puoi metterci anche un po' e andare a fondo, ovunque tu voglia. Detto questo, usiamo anche un altro metodo in realtà, quando non dobbiamo montare la tenda, questo che pesa 3 litri, questi sono solo 3 litri, è molto più leggero rispetto all'altro, si può tranquillamente appoggiare qua sopra. Esatto. Questo lo facevamo spesso e volentieri con la carmensita. Tu Sì. ti trovi qua in una situazione, diciamo, tranquilla. Sì. Tac, e hai il tuo doccino, così il tuo getto d'acqua, ti dai una rinfrescata, così si può fare ognuno da solo, diciamo. In alternativa, appunto, l'altro nell'altro, insomma, questa è l'alternativa. Vabbè ragazzi, comunque credo che si possa applicare la stessa cosa del bagno. Quando hai bisogno di fare una cosa, la fai. La fai. Ti esatto. devi trovare Passa proprio tutto in secondo piano, direi. nella necessità. Quando dici, ok, cosa Doccia. facciamo? Facciamolo. E si fa.
in due minuti, è una cosa molto semplice. Ragazzi, questo è stato credo il tour di un mezzo camperizzato meno instagrammabile della storia del web. E ci piace Così, però speriamo che abbiate trovato qualche spunto che magari vi può tornare utile per fare un tentativo anche, perché alla fine una macchina quasi tutti ce l'abbiamo, si può provare magari un weekend, uno dice vai provo e vedi come va. Serve un bel po' di spirito di adattamento, questo è chiaro, però secondo noi ripaga tantissimo la possibilità appunto di essere liberi e di spostarsi agevolmente. Detto questo, Angela, arrivo anch'io e ci salutiamo ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Se volete iscrivetevi al canale, fate sapere cosa ne pensate, se avete anche qualche consiglio, qualche piccola cosa che potrebbe aiutare in una situazione del genere. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao!